Questa è la storia di un'auto poco conosciuta che avrebbe meritato ben altra notorietà, perché, oltre al personalissimo design, concentra in un unico raffinato progetto tradizione, innovazione e gloria. Tradizione perché nasce dal connubio di due marchi italiani che hanno fatto la storia dell'auto e del design, Lancia e Zagato, due marchi che in tutte le occasioni in cui sono venuti a contatto hanno dato vita ad autentici capolavori a quattro ruote. Innovazione perché quando venne concepito era l'unico coupé ad alte prestazioni dotato di trazione integrale, anticipando in questo la Bugatti EB110 e l'Audi TT, che vedrà la luce soltanto 5 anni più tardi. E innovazione intesa anche come utilizzo di materiali innovativi come Kevlar e fibra di carbonio, abbinati ai metodi di costruzione artigianali. Gloria perché la meccanica che utilizza è quella della mitica Lancia Delta HF integrale ineguagliata mattatrice dei rally. È la storia della Zagato Iena, piccola coupé di fattura artigianale ideata a inizio anni 90 e costruita in pochissimi esemplari. Una vettura nata dall'incontro quasi fortuito tra due appassionati che nonostante vari ostacoli realizzarono il loro progetto, quello di una sportiva di nicchia marchiata Lancia, che tenesse viva l'anima di un marchio che proprio in quel periodo vedrà cambiare la sua filosofia e la sua storia, entrambe sacrificate sull'altare di quel marketing più bieco che ha portato con scopo all'uccisione del vero Made in Italy. Ma procediamo con ordine. È il 1990. L'imprenditore e collezionista belga Paul Cot, importatore del marchio Lancia per il mercato olandese, nonché proprietario della Lusso Service Holland, azienda che si occupa di vendita e assistenza per i prestigiosi marchi automobilistici italiani, durante un viaggio in Italia, presso la Engalcar dei fratelli Galbiati, che all'epoca si sta occupando del restauro di una Aston Martin DB4 di sua proprietà, incontra Andrea Zagato, giovane erede della famosa firma del design, da pochissimo tempo a capo dell'azienda di famiglia. Entrambi concordano sulla necessità di realizzare una vettura sportiva che richiami le gloriose Lancia del passato, con un design che segua la migliore tradizione Zagato rapportandola al futuro. Una vettura di dimensioni compatte, potente e veloce, che sfrutti la meccanica della Lancia più famosa del momento, la Delta HF integrale. Una vettura a due posti che grazie alla costruzione specialistica e all'utilizzo di materiali compositi a parità di potenziale possa esprimere prestazioni ancora maggiori rispetto a quelle elevatissime della vettura d'origine, enfatizzando tenuta di strada, agilità ed esperienza di guida, grazie anche alla trazione integrale, che all'epoca è una novità assoluta nel settore delle coupé ad elevate prestazioni. Una volta definite le linee di base, Cot e Zagato propongono l'idea alla Lancia, che supportando il progetto renderebbe più semplice ed economicamente meno impegnativo l'avvio alla produzione della vettura. Ma la Lancia, o meglio la dirigenza Fiat, declina l'invito. Evidentemente ai piani alti hanno già stabilito quale sarà l'avvenire dello storico marchio. Quell'avvenire che ha portato una delle case più prestigiose ed innovative della storia dell'auto a produrre un solo modello politicamente corretto. Nonostante il diniego, l'entusiasmo dell'idea iniziale non viene meno e si riversa nei primi bozzetti realizzati dal giovane designer Marco Petraccini, da poco in forze al centro stile Zagato. I primi disegni, dopo alcuni suggerimenti di Walter De Silva, arrivano alla forma definitiva, alla quale viene dato via libera per la realizzazione della maquette e alla successiva ingegnerizzazione del progetto. Il design riporta le migliori realizzazioni di Zagato per la casa di Chivasso, le famose Lancia Sport, tra cui l'Appia, la Flaminia, la Flavia e soprattutto la Fulvia, ma in alcuni tratti richiama anche l'Alfa Romeo Giulietta SZ coda tonda del 1960. In quelle forme Andrea Zagato vede la sagoma di un predatore pronto al balzo, e questa visione porterà al nome Iena. A fine 1991 la vettura definitiva, in forma statica, viene presentata alla convention annuale dell'ACIL, l'associazione dei concessionari Lancia. I 150 presenti ammirano estasiati la nuova vettura e chiedono a gran voce l'approvazione da parte della Lancia per la produzione, seppur illimitata, mettendo anche in imbarazzo la stessa Fiat, che ha già preso posizione riguardo la Iena. Zagato e Cot non si scoraggiano e a gennaio 1992 presentano la vettura al Salone dell'Auto di Bruxelles. Anche alla sua seconda uscita pubblica la vettura raccoglie entusiastici apprezzamenti, ma anche i primi ordini. Ora ci sono i presupposti per una produzione in piccola serie, quantificata in 500 esemplari. Forti della risposta del pubblico, i due cercano un nuovo sostegno dalla Fiat,
dalla quale però arriva solo la concessione all'utilizzo del marchio e pare, da parte della direzione strategie prodotto, la promessa della fornitura della meccanica per un primo lotto di 75 esemplari. Coat e Zagato non si fermano. Ridimensionano la produzione e vanno a caccia di clienti. Riescono a raggiungere 75 prenotazioni, oltre il 70% delle quali in Europa. Altre 17 si aggiungono in breve seguito. Al momento della firma del contratto viene chiesto il versamento della caparra di $30.000 su un listino base di 75.000, pari a circa 140 milioni di lire. La produzione è pronta a partire, ma a questo punto sembra che le meccaniche promesse non arrivino. Coat e Zagato, che ormai hanno messo in piedi la musica, devono ballare. Coat si è esposto personalmente. Andrea Zagato è ancora più coinvolto, in quanto la Iena è il primo progetto che segue direttamente e in parte da lei dipendono le sorti dell'azienda. Ingegnano allora un sistema macchinoso e anche un po' folle per poter realizzare un quantitativo di vetture che onori almeno i contratti firmati. In Olanda, Coat, tramite la Lusso Service, acquista le Delta Integrale, inizialmente 25, che provvede a spogliare dell'arredamento interno ed esterno. Dopo questo primo passaggio, le vetture vengono spedite alla Zagato, che libera il pianale dalla carrozzeria originaria per saldare allo stesso, secondo tradizione, l'intelaiatura in alluminio su cui verrà fissata la pannellatura della Iena, realizzata in alluminio lavorato artigianalmente dalla Opac di Rivalta. La carrozzeria prevede 6 tinte standard, a cui si aggiungono quelle speciali su richiesta. Una volta completate con la meccanica standard della vettura donatrice, le Iena riprendono la via dell'Olanda, dove vengono personalizzate secondo le specifiche del cliente, nell'eventuale elaborazione meccanica, nel disegno dei cerchi e nell'allestimento interno, e quindi consegnate. Nel processo produttivo sono coinvolte altre aziende per la fornitura di componenti specifici. OZ per i cerchi, Pirelli per i pneumatici, Koni per gli ammortizzatori, Recaro per i sedili, Sony per l'impianto Wi-Fi. Se la risposta iniziale aveva fatto ben sperare sulle sorti della Iena, nella realtà le cose vanno diversamente. La vettura, poco pubblicizzata, si rivela troppo esclusiva e agli ordini iniziali non ne seguono altri. Inoltre, il ritmo di produzione blando e la macchinosa catena di montaggio portano da una parte alla disdetta di alcuni ordini, dall'altra a costi difficili da sostenere e giustificare sia per Coat che per la Zagato, che non attraversa un periodo florido. Dopo questo primo lotto di 25 unità, la produzione si ferma temporaneamente. Nel 1993 viene presentata una versione Spider che ha anche lo scopo di rivitalizzare interesse sulla Iena, caduta troppo presto nel dimenticatoio, ma resterà un esemplare unico. Sempre nel 1993 la Lancia presenta la seconda generazione della Delta, quella realizzata sul pianale tipo. Zagato propone alla Fiat di realizzare una versione sportiva che completi la gamma e traini le vendite del nuovo modello. Si chiama Delta Sport, ma in sostanza è una Iena con alcuni particolari rivisti, come i gruppi ottici e il taglio del cristallo laterale. È prevista anche la Spider. Ma la Fiat, che inizialmente sembrava interessata e studiava il modo di ampliare i numeri produttivi, coinvolgendo anche la carrozzeria Maggiora, che già si occupava della produzione della Delta Evoluzione 2, chiude definitivamente le porte. La storia della Iena si ferma qui, dopo circa 40 mesi di produzione e 26 esemplari costruiti, compresa l'unica Spider. Esemplari che da allora fanno parte di collezioni esclusive e sono ancora ricercatissime per l'alto lignaggio delle firme, per l'esclusività del modello, per la rarità. Compaiono sporadicamente alle aste di settore, dove vengono aggiudicate a quotazioni sempre più elevate. Ora conosciamo tutti i dettagli della Iena. Indiscutibilmente Zagato. Ecco cos'è la Iena, il cui design richiama da ogni lato la si guardi alla migliore tradizione della casa del design milanese. La vista laterale si mostra raccolta e slanciata allo stesso tempo. È tagliata longitudinalmente da una scalfatura che, poco evidenziata sul frontale, diviene sempre più marcata verso la coda, dove interrompe drasticamente la curva del terzo volume. Appena accennato e morbidamente raccordato al padiglione dal disegno fluido e slanciato. Il pannello sul tetto ripropone un tema caro alla Zagato, le due bombature presenti nelle più famose realizzazioni della casa. I cristalli e l'intelaiatura superiore delle porte riprendono il disegno della contemporanea Alfa Romeo SZ. La coda corta e il ridotto sbalzo posteriore caricano di energia potenziale l'insieme,
che si distende verso il frontale, più affilato. La vista posteriore evidenzia la linea che supporta i gruppi ottici. Questi sono ricoperti da un pannello di perspex brunito. Non sono previste aperture per il bagagliaio, ma solo lo stesso tappo del carburante della Delta Evoluzione, in posizione orizzontale a sinistra. Al centro la sede targa, più in basso la luce elettronebbia e quella di retromarcia, e negli esemplari più potenti lo scarico a doppia uscita. Sul lato sinistro il terminale di scarico, che in quasi tutti gli esemplari è lo stesso della Delta Evo, ma su quelli con motore potenziato ha disegno differente. Il frontale esprime cattiveria e personalità. Si sviluppa a partire dalla classica mascherina lancia, che inizialmente doveva essere la stessa della Dedra, in seguito realizzata specificamente per la Iena. Sfoggia la targhetta HF della Delta. Altra caratteristica tipica del design Zagato, i gruppi ottici accentrati. Sono gli stessi piccoli proiettori montati sull'Alfa Romeo SZ, ricoperti da un pannello trasparente. Sotto i fendinebbia che racchiudono una serie di 10 sottili prese d'aria disposte su 2 piani. Il cofano motore, realizzato in Kevlar, ospita una grossa presa d'aria NACA. Completano il design gli specchi retrovisori aerodinamici, le maniglie porta prese dall'ultima serie del duetto Alfa Romeo, i ripetitori di direzione laterali incastonati, la Z di Zagato e la scritta adesiva Iena sulla parte bassa della fiancata. Il disegno dei cerchi in lega varia in base alle richieste del cliente. La maggior parte degli esemplari monta gli stessi speedline della Delta Evoluzione, oppure gli OZ a 5 razze, ma su alcuni esemplari si possono trovare altre tipologie di ruote, comprese le Supera disegnate dalla stessa Zagato. 6 i colori standard previsti: rosso Monza, giallo Fly, verde Zagato, bianco Saratoga, nero, azzurro Lido di Venezia. A richiesta vernici speciali come il blu Madras, il verde metallizzato, il grigio argento. Domina la fibra di carbonio nell'abitacolo della Iena. Plancia, pannelli porta e rivestimenti dei brancardi. Tutto è realizzato nell'innovativo materiale dall'azienda francese MOC, conosciuta per l'alta qualità delle sue lavorazioni, utilizzate all'epoca dalla Renault Sport, ma anche da Hermès per la propria linea di valigie di altissima classe. La MOC realizza un insieme piacevole alla vista anche se un po' freddo e dall'elevato standard qualitativo, che ovviamente ha un costo. Si dice che la sola plancia costasse all'epoca 7 milioni di lire. Il design è minimalista, mirato alla funzionalità e al risparmio di peso. La plancia monolitica pesa poco meno di 5 kg, a fronte di 18 di quella della Delta, mentre l'intero arredamento interno, esclusi i sedili, pesa 14 kg contro i circa 57 della Delta. La strumentazione è racchiusa in 9 strumenti singoli di chiara ispirazione racing, con sfondo nero o bianco a scelta. Davanti al pilota il grande contagiri, affiancato a sinistra dal tachimetro. A destra 7 strumenti più piccoli, con tutte le indicazioni utili per la guida ad alta velocità. I comandi della climatizzazione sono ripresi dalla Delta, così come le bocchette d'aerazione, i pulsanti e il devio luci. Le maniglie apertura porta sono quelle della Tipo. Alla presentazione, sul materiale divulgativo, compare il volante a 3 razze della Delta Evo, ma molti esemplari hanno volanti differenti. Alcuni mostrano il 3 razze Momo Design Zagato già visto sulla SZ, altri hanno volanti più sportivi, da competizione. Il pomello del cambio è sferico, in alluminio, anche se sulle prime foto compare quello della Deltona. Anche per i sedili si può scegliere tra i recaro della prima Delta Evo e quelli con appoggiatesta incorporato della Evo 2, oppure su sedili più realistici. La Iena nasce come 2 posti, con un piano di carico ricavato sul pianale dietro i sedili anteriori che ospita la ruota di scorta. Ma su richiesta si poteva avere il divanetto della Delta adattato alle minori dimensioni della Iena. Per i rivestimenti, pelle o alcantara di differenti tonalità su richiesta, con la possibilità di avere la dicitura Iena impressa sugli schienali. Le finiture sono quelle di un'auto tipicamente artigianale, quindi molto ricercate ma spesso non perfette. L'impianto Wi-Fi della Sony completa la dotazione. Ogni Iena è contrassegnata da una targhetta identificativa con numero di serie progressivo. La base meccanica è quella della Delta HF Integrale Evoluzione, della quale riprende tutti i miglioramenti: la scatola guida più precisa, bracci e boccole rinforzati, sedie ammortizzatori riviste, barre antirolio più grosse, mozzi a 5 dadi. La trazione integrale permanente, con differenziale viscoso al centro e torsione al retrotreno, ha la ripartizione della cuffia leggermente spostata al posteriore.
Il cambio è quello di serie della Delta HF, pneumatici 215-45 ZR16. Il motore è lo stesso 2 litri bialbero 16 valvole, sovralimentato tramite Turbo Garrett T3 e Overboost. Anche se inizialmente doveva restare standard, quindi 210 cavalli a 5750 giri e una coppia di 30 kg a 3000 giri, solo pochissimi esemplari sono stati consegnati in questa configurazione. La maggior parte delle Iena è stata elaborata dalla Lusso Service tramite nuovi collettori, filtro aria sportivo e rimappatura della centralina che portavano a maggiore pressione di sovralimentazione, il tutto per una potenza di 253 cavalli. A richiesta era disponibile un ulteriore step di potenziamento da 300 cavalli. L'impianto frenante è quello standard della Deltona, con l'unica variante di pastiglie più performanti. Alcune Iena sono dotate di ABS disinseribile. A richiesta un impianto frenante di derivazione racing. Le sospensioni mantengono lo stesso schema della vettura donatrice, cambiano i punti di fissaggio, più robusti, e al retrotreno è aggiunta una barra di rinforzo. Gli ammortizzatori regolabili sono forniti dalla CONI. A richiesta è disponibile un serbatoio carburante maggiorato a 90 litri. Il peso complessivo è calato di circa 150 kg e si ferma a 1148 kg, che garantiscono un eccellente rapporto peso-potenza, 4,59 kg per cavallo. Grazie a questo, ma anche un'aerodinamica più efficace, le prestazioni migliorano. La velocità massima dichiarata in configurazione standard è di 230 km/h, mentre l'accelerazione da 0 a 100 avviene in 5,4 secondi. Le uniche testimonianze sul comportamento della Iena vengono dalle esperienze di chi ha avuto modo di guidarla. Le sue potenzialità si possono intuire anche basandosi sulle sole caratteristiche tecniche. Perché se partiamo dal conosciuto comportamento della Delta Evo, che garantisce una delle più emozionanti esperienze di guida in assoluto per valori di tenuta di strada, controllo e trazione, e lo rapportiamo a una vettura più leggera, più corta, con baricentro più basso e rigidità torsionale decisamente migliore, si può capire facilmente l'elevatissimo livello prestazionale ed emotivo raggiungibile. Quindi grande tenuta di strada, aderenza laterale di livello assoluto, ottimo controllo e frenata, tutto accompagnato dal sound ineguagliabile del 4 cilindri Lancia e amplificato dalla leggerezza della vettura. Per i lancisti incarna l'ultima espressione dello spirito del marchio. Per i cultori uno degli ultimi esempi della scuola artigianale italiana. Per tutti gli appassionati un'occasione persa. Quella di replicare il successo dell'indimenticata Delta Integrale grazie a una nuova veste e prestazioni ancora migliori. Resta invece una delle tante, troppe auto che il nuovo corso della Fiat Auto, quello degli amministratori delegati più legati ai numeri che alla passione e alla competenza, hanno soffocato sul nascere, abbandonando sistematicamente le nicchie che hanno fatto grande la storia e la fama dei tre marchi principali del gruppo. Probabilmente non ne vedrete mai una dal vero, ma potete sempre sognarla. Allora, sognate che nel lontano 1992 la Lancia avesse deciso di supportare la produzione della Iena e di commercializzarla direttamente. Immaginate che grazie al maggior numero di esemplari prodotti fosse offerta a un prezzo accessibile e quindi alla portata di molti. Immaginate di aver coronato un sogno e di averla in garage da poter utilizzare ogni qualvolta ne abbiate piacere. Sognate anche che la Lancia, dopo il pensionamento della Delta, avesse omologato la Iena per poter correre nel campionato mondiale rally e che l'avesse vestita dei colori Martini Racing. E dato che ci siete, immaginate anche di vivere in una nazione che tiene davvero ai suoi cittadini, che li tutela e salvaguarda, una nazione dalla tassazione onesta, che crede nel futuro e supporta le imprese, che premia i meritevoli e punisce i professionisti dell'imbroglio. Immaginate, tanto almeno quello non costa nulla ancora.